Ragazzi, direzione, concerto. Ostia e il traffico di Ostia. Ti è mai capitato di guardare i tuoi 15 kg di attrezzatura e pensare: esiste una soluzione più semplice? Per anni ho cercato il setup perfetto da portare sul palco e ho capito che se ti concentri solo su 3 oggetti essenziali puoi eliminare il 90% dello stress. Per cui mettetevi comodi, vi porto con me in un live acustico per mostrarvi come ottimizzare la vostra strumentazione, meno peso da portare, zero distrazioni, solo 3 cose naturalmente: la musica. Ciao ragazzi, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e prima di iniziare questo video vi ricordo che trovate tutti i link in descrizione. Iniziamo dal problema numero 1, la gestione dei testi e degli spartiti. Immaginate la scena, siete sul palco, l'adrenalina è a 1000 e il pubblico vi chiede a gran voce un bel bis. Oppure la cantante vi chiede quel brano che avete provato mesi fa e che forse avete ancora da qualche parte. La parola agitazione non rende minimamente l'idea. E per la mia esperienza questo caos non riguarda soltanto il live, ma anche lo studio quotidiano. Se hai poco tempo e devi cercare lo spartito giusto nella tua libreria, molto probabilmente inizi a perdere la motivazione o peggio ancora, ti passa la voglia di suonare. Per risolvere quindi tutti questi problemi, circa un anno fa sono passato completamente al digitale e ne ho guadagnato in leggerezza e praticità. E ora ti spiego perché non tornerei più indietro. Vediamo la chitarra! Il cuore del sistema è il Padmu 5. Questo non è, ragazzi, un tablet normale, è un reader e-ink a colori da 13 pollici, grande esattamente come un foglio A4 e basato sul sistema Android. Ne ho parlato tempo fa in un video dedicato dove vi ho mostrato tutte le incredibili possibilità di questo tablet. Ovviamente non è un tablet qualsiasi, ma è pensato e ottimizzato per il musicista e la differenza rispetto a un iPad o a un tablet LCD è enorme e lo dico consapevolmente da possessore anche di iPad. Prima di tutto, ragazzi, lo schermo è ink a colori che non affatica assolutamente la vista anche dopo ore di utilizzo e a differenza di un tablet la sensazione è proprio quella di leggere su un foglio di carta. Alla luce del sole è spettacolare, ma se c'è poca luce basta attivare la luce incorporata come ho fatto adesso in questo caso e regolarla per avere la giusta illuminazione in qualsiasi situazione, su un palco, in sala prove. Tra l'altro, ragazzi, questo nuovo modello ha un design elegante e innovativo ed è più leggero dei modelli precedenti. È fighissimo, alla cover magnetica e possiamo comodamente usarlo senza staccarlo dalla cover. Ma la vera rivoluzione è nell'organizzazione di tutti i vostri spartiti, i metodi, le trascrizioni, avendole tutte in un unico posto. Io ad esempio ho creato diverse playlist per ogni situazione musicale, con delle cartelle divise per genere e inclusi tutti i miei metodi per quando faccio lezioni. E con 128 GB di memoria puoi inserire migliaia di spartiti. A livello software ci sono poi delle nuove funzioni pensate per il musicista, tra cui la possibilità di gestione dell'intero spartito in modo flessibile e non distruttivo. Puoi tagliare o puoi duplicare intere parti, gestire i ritornelli, gestire da capo. E con la nuova versione della Page Sequence hai un vero e proprio strumento ideale per cantanti d'opera e direttori. Puoi mettere la sequenza che preferisci e visualizzare o nascondere determinate pagine, tutto in maniera non distruttiva. Ma con la funzione versioning puoi creare delle varianti molto utili se devi suonare ad esempio la stessa parte con più direttori oppure uno stesso brano con cantanti diversi, con tonalità diverse. Con il versioning avrai a disposizione tutte le varianti che vorrai in un unico file. Una critica mossa da chi è abituato al classico tablet o all'iPad era la mancanza di uno schermo a colori. Ora con questa nuova tecnologia non ci sono assolutamente più scuse. Possiamo prendere appunti con il pennino, possiamo cancellare eventuali annotazioni e possiamo soprattutto evidenziare con il colore una particolare sezione per richiamarla subito alla vista. E devo dire che è una marcia in più poter mettere in risalto le sezioni più importanti o i ritornelli, specie per chi è abituato a lavorare con spartiti ricchi di annotazioni. Ma la forza del Padmu sta nelle diverse modalità di girata e questo,
ragazzi è una funzione indispensabile per i musicisti come i compositori o i cantanti d'opera. Addirittura potete optare per un doppio PADMU e avere un vero e proprio formato libro a portata di mano. Una soluzione perfetta per compositori e direttori d'orchestra. Il PADMU poi, a differenza dell'iPad o di altri software, è il re indiscusso per la modalità doppia con le varie modalità di girata. Puoi sfogliare lo spartito come un libro, puoi far scivolare le pagine una dopo l'altra e il bello è che anche le annotazioni scorrono senza problemi. Per il setup di stasera utilizzo soltanto un PADMU in accoppiata però con il secondo dispositivo, l'Airturn Duo 500. Ragazzi, ma se il video vi sta piacendo, prendete un tablet qualsiasi di ultima generazione e frantumatelo sul pulsante mi piace e il doppio mi piace e non azzardatevi a iscrivervi a questo canale, non vi voglio. Sappiate però che solo a 100.000 iscritti vi dirò perché. Non dovete iscrivervi al canale, mai! Questo pedale Bluetooth infatti è ciò che completa il sistema. Lo colleghi in 30 secondi al PADMU e da quel momento cambi pagina con un semplice tocco del piede. È completamente silenzioso. Ragazzi, fa anche tanto stress, a differenza dei vecchi pedali meccanici che possono essere rumorosi durante un'esecuzione dal vivo oppure in una registrazione in studio. Con questo pedale non hai più il problema di girare pagina. La batteria poi dura oltre 200 ore ed è praticamente infinita. L'integrazione tra i due dispositivi è perfetta, accendi il PADMU e il pedale si connette automaticamente e sei pronto per suonare. Il bello è che puoi personalizzare i comandi con l'app Airturn Manager, lo puoi interfacciare a qualsiasi dispositivo Bluetooth, ma devo dire che per girare pagina funziona subito senza dover configurare nulla. Ho testato questo sistema per diverse settimane e non ho mai avuto un problema di connessione. È affidabile, ragazzi, come un metronomo. Ma il vero vantaggio di un pedale voltapagina è quando suoni, è la concentrazione. Quando suoni non pensi più a dove sono gli spartiti, a come girare pagina o se la luce è sufficiente. Ti concentri soltanto sulla musica e questo, ragazzi, è una libertà che cambia tutto, soprattutto durante il live dove ogni secondo è importante. Ragazzi, ma tutto questo setup ha bisogno di una base solida, ma comunque facile da trasportare. Ed ecco che entra in gioco il Capsule Music Stand della Craft Geek. Questo non è un leggio normale, ma un oggetto di design che ha vinto numerosi premi internazionali. È lungo 44 cm e pesante poco più di 1 chilo. Ragazzi, basta poi tirare l'asta centrale per regolare l'altezza da 74 a 168 cm e con una semplice torsione della manopola inferiore si trasforma in un leggio in circa 3 secondi. L'ho testato arrivando di fretta ed ero pronto prima ancora che gli altri finissero di aprire i loro leggii tradizionali. L'alluminio aeronautico è robusto ma comunque molto leggero e la base da 30 cm di diametro gli dà un appoggio solido. Come vedete, queste clip trasparenti permettono di tenere il foglio senza oscurare il contenuto. Ma se volete risparmiare ancora peso potete affidarvi alla Capsule Lite, che è la versione ancora più leggera, e la differenza oltre al peso è che si apre semplicemente con un clic alla base dell'asta. Io in questo live li ho usati entrambi, il Lite per tenere il PADMU e il Capsule per il classico librone con gli spartiti. In questo caso il supporto per la luce integrata è quel dettaglio che ha fatto la differenza, basta avvitarlo e accendere la luce, regolabili su 2 livelli di intensità. In un live dove le luci del palco possono essere impegnative, avere la tua fonte di luce diretta e soprattutto controllabile è indispensabile. Ma non finisce qui, perché abbiamo anche il supporto per smartphone o tablet che puoi usare per riprenderti mentre suoni oppure per far partire delle basi musicali. Lo avviti comodamente al leggio e sei subito operativo senza treppiedi ulteriori. Io l'ho fissato poi al posto della luce con un mini braccetto e in 1 minuto ho posizionato il mio telefono per riprendere la serata. E in un contesto live, quindi, avere una base solida che ti supporta sia letteralmente che metaforicamente è fondamentale, e tutto quello che avete visto sta comodamente qui dentro e nella mia custodia della chitarra.
Bene, ora che abbiamo i tre componenti principali, vediamo come integrarli con la tua chitarra e la tua pedaliera. Io posiziono il leggio e il Padmu leggermente alla mia destra, in modo da non dover chinare la testa mentre suono, ma non così in alto, ragazzi, da ostacolare la visuale del pubblico. La distanza ideale è circa un braccio di distanza, così riesco a vedere gli spartiti sul Padmu senza però sforzare gli occhi, ma ho ancora dello spazio per muovermi mentre suono. Con il braccetto poi messo in alto riesco a riprendere bene tutti i componenti, impostando però il grandangolo dell'iPhone. L'Airturn Duo 500 lo posiziono in basso, volendo vicino ai miei pedali effetti, così posso cambiare pagina avendo tutto quanto sotto controllo. Per il cablaggio il Padmu si ricarica via USB-C E dura di più dei tablet LCD tradizionali. L'Airturn ha una batteria praticamente infinita e la luce del leggio funziona a batteria USB. In questo modo non ho altri cavi sul palco. Ho testato questo setup in diversi contesti e in questa situazione di trio acustico, dove lo spazio spesso è limitato, è fondamentale avere un setup compatto. Ma anche in un contesto di gruppo rock blues o in un ensemble di musica classica è impagabile poter leggere lo spartito e cambiare pagina senza interruzioni. Ragazzi, il messaggio quindi è semplice: l'attrezzatura deve servire alla musica e non il contrario. Non serve avere decine di gadget complicati. Con questi tre oggetti, secondo me essenziali, risolvete il 90% dei problemi tecnici che un musicista prima o poi è costretto ad affrontare durante un live. Quindi meno tempo a sistemare spartiti o a cercare pagine o aggiustare il leggio, e quindi più tempo per suonare rilassati e connettersi con il pubblico. Ragazzi, il costo del Padmu 5 è di 890 euro, l'Airturn Duo 500 viene 109 euro, il Capsule Music Stand costa 78 euro, ma se volete tutti gli accessori che vi ho fatto vedere costa 131 euro, mentre il Capsule Lite viene 61 euro oppure 113 euro con tutti gli accessori. Vi lascio tutti i link in descrizione. Fatemi sapere nei commenti se avete già provato qualche componente di questo setup o se avete delle domande specifiche. Sicuramente le vostre esperienze possono aiutare altri musicisti a fare la scelta giusta. Lasciatemi quindi un commento qui sotto che non leggerò. Ma noi ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video. Ciao ragazzi, buona musica! Metti qualcosa? No. Figo. Morbido. Antistress.